Pronti? Eccoci qua, ciao ragazzi, come state? Spero tutti bene, bentornati nel canale Savage Gear Salto Italia e benvenuti in questo nuovo video. E che caldo che fa, sto morendo, meno male che sono venuto a registrarlo adesso che sono circa le 7 di sera, è uscita un pochino di brezza e si sta un po' meglio, però insomma fa caldo, quindi caldo che significa? Caldo va a braccetto con i barracuda, no? Barracuda, classica pesca estiva o autunnale, soprattutto nei cambi luce, e il barracuda è uno delle prede principe, no? Un po', tanti lo chiamano il salvacappotto, qualcuno dice che è un po' il pesce che ha dato i natali, no? A quello che è lo spinning in mare, in Mediterraneo, perché appunto tutte le generazioni che spesso si sono approcciate allo spinning hanno avuto spesso e volentieri il loro battesimo con il barracuda. Io ricordo che agli inizi, quando avevo iniziato ad insidiare i barracuda magari in ambiente portuale o anche in scogliera con esche di tipo long jerk, quindi esche che cambiavano completamente il concetto rispetto al minnow magari una volta da spigola, sto parlando quindi magari di una ventina d'anni fa, parlare di esche da 17-20 cm era praticamente un'utopia, no? Si diceva che il pesce mangiava più che altro sul piccolo, le spigole mangiavano soprattutto su esche da 11-12 cm al massimo, insomma quando avevo iniziato a pescare con i primi long da 17 cm mi guardavano tanti come se fossi un marziano, no? Soprattutto i pescatori un po' vecchi a scuola, quindi sto parlando di probabilmente un 14-15 anni fa, i primi approcci che ho avuto nella pesca al barracuda. E devo dire che in tutti questi anni tante cose sono cambiate. Una evidente è il fatto che le nuove generazioni di pesci si sono decisamente abituate a quello che è un'esca appunto come il long jerk. Agli inizi devo dire che in effetti la cosa che si dice il barracuda è un pesce un po' stupido, per iniziare va bene, era abbastanza vera la cosa, perché ricordo che c'erano state delle serate di 13-14 anni fa appunto dove andavo, o anche a quest'ora che non era ancora buio, mare calmo, cose, riuscivo a fare delle belle pescate con diversi barracuda di buona taglia senza adoperarmi troppo in particolari recuperi o scervellarmi tanto per avere un attacco. Perché? Perché c'erano dei pesci che praticamente non conoscevano l'inganno, non avevano esperienza nel riconoscere appunto una cosa come il long jerk, quindi un'esca particolarmente fine, allungata, come un potenziale pericolo, e si buttavano con molta più convinzione. Dopodiché con gli anni, con tanta gente che si è approcciata a maggiore pressione, ovviamente il giochino è un po' cambiato, perché i pesci sono diventati decisamente più svegli. Quindi adesso cosa succede? Non mangiano più? Assolutamente no, i pesci mangiano ancora, semplicemente si sono adattati, quindi hanno magari delle finestre di attività molto più corte, molto più brevi, bisogna sapere bene la giornata, la fase di marea, la fase lunare, eccetera eccetera. E in tutto questo un'altra cosa che ho notato, un'esca, come ho detto prima, l'esca principe per i barracuda è sicuramente il long jerk, esca che soprattutto tanti anni fa funzionava, non dico all'80-90% delle situazioni, ma quasi. Ora questa percentuale è andata a ridursi notevolmente, perché appunto tante volte, questo mi è stato confermato anche da tantissimi di voi che mi scrivete, mi dite: ma sai, nel mio porto pesco magari con il long, pesco magari a galla, pesco magari con un minnow, i barracuda mi seguono, sono magari a 2 metri, seguono svogliati, arrivano sotto la murata, girano i tacchi, non mangiano, ma come mai? Cosa sbaglio? Cosa succede? Allora, già questa è una domanda molto complessa, perché ci sarebbero tantissimi fattori da andare a vedere e andremo probabilmente fuori topic. Però posso dire sicuramente che prima di tutto, se siete già in un ambiente portuale con delle luci e vedete i barracuda o il serro o qualsiasi pesce, con buone probabilità anche il predatore, anche il pesce che sta inseguendo il vostro artificiale avrà visto voi, quindi tenetelo a mente, cercate magari di evitare di esporvi troppo, mettervi sotto il cono di luce, che ne so, del faro, cercare di fare un po' il ninja, no? Ninja style, cercare di starvene acquattati, non proiettare l'ombra in acqua, e già questa sicuramente è un buon inizio. Un'altra cosa che vi posso suggerire, e quindi andiamo, dov'è che li prendo, che
vi posso suggerire, quindi entriamo nello specifico di questo video, è sicuramente nel caso peschiate in porti con delle buone profondità, quindi profondità dagli 8-10 metri fino a 20-30, se avete appunto porti, che ne so, porti industriali, porti commerciali dove si raggiungono buone profondità, potete utilizzare in alternativa al classico long jerk o ai classici walking the dog o alle classiche gomme, potete utilizzare tranquillamente anche degli stick bait affondanti. In questo caso io mi sento di suggerirvi il Deep Walker, eccolo qua. In particolare le due versioni del Deep Walker, che sono questa qua, la più leggera, da 39 grammi per 17 cm, fornita di 3 ancorette, e nei casi magari con giornate in condizioni un po' più difficili come vento laterale o magari mare un po' più mosso, magari, che ne so, o forti correnti nelle imboccature portuali di grossi porti commerciali, anche la versione da 50 grammi, eccola qua. Personalmente preferisco la versione da 39 grammi per pescare i barracuda appunto in profondità, come ho detto prima, discrete, quindi oltre i 10 metri. Potete tranquillamente pescarli anche in profondità più basse, anche utilizzando il Deep Walker, però se avete magari un porticciolo che ha 3 metri di pescaggio, direi che sicuramente il long jerk va bene, perché una volta che il long jerk scende intorno ai 50 cm, un metro magari quello affondante, quindi stiamo parlando magari, che ne so, facendo un esempio, il Sandil 175 affondante avrà un affondamento di circa un metro, quindi se pescate su 2-3 metri d'acqua non ha molto senso andare a scendere ancora di più, perché un pesce sicuramente sarà in grado di andare a attaccare in quel caso. Perché invece in profondità più elevate un Deep Walker Sinking può fare la differenza? Perché appunto i pesci, come ho detto prima, sono diventati negli anni sempre più lazy, mi viene la parola in inglese, sono diventati sempre più pelandroni, hanno sempre meno voglia di sbattersi per prendere un'esca artificiale, perché comunque la recepiscono come qualcosa appunto di artificiale, di non naturale, e sotto sotto forse lo sanno che c'è un inganno. Quindi l'alternativa quale può essere? L'alternativa può essere che nelle giornate in cui ci sono pesci particolarmente apatici, che stazionano magari a mezz'acqua, quindi facciamo un esempio, abbiamo un porto con 15 metri, barracuda che staziona intorno ai 7-8 metri di fondale, facciamo passare il nostro jig, scusate, il nostro long jerk sotto, nella classica fascia d'acqua intorno al mezzo metro sotto la superficie, e vediamo magari questi pesci, li vediamo magari in acqua chiara, tante volte può succedere che danno giusto un'occhiata ma non si spostano di 1 centimetro. Andare a volte a mettergli l'esca davanti alla faccia, in questo caso il Deep Walker, quindi glielo facciamo appunto scendere alla profondità dove il pesce staziona, cominciamo un recupero, classico recupero molto simile a quello dei long jerk, quindi jerkatine, stop and go relativamente brevi, anzi brevissimi, perché a differenza di esche come il long jerk sia floating che sinking, l'affondamento del Deep Walker è decisamente più veloce, quindi non possiamo permetterci pause troppo lunghe, pause davvero accennate, e poi sempre tenere un minimo di tensione, un minimo di recupero, per quanto anche possa essere un recupero appena accennato, ma bisogna cercare sempre di tenerlo in movimento. E quindi vi stavo dicendo, provare a fargli passare un artificiale davanti alla faccia in caso di pesci particolarmente apatici, a volte, non sempre, ma a volte può sbloccare la pescata in maniera positiva e darci qualche cattura, quando magari appunto altri artificiali come il suddetto long jerk artificiale di superficie non sono riusciti a darci nessun tipo di strike. Ora andiamo a vedere a tal proposito, a supporto della tesi, un video girato in questo porto ero da una banchina portuale con degli amici, ci sarà stato circa una decina di metri di fondale, e come potete vedere appunto stava venendo buio, quindi classica ora estiva per la pesca dei barracuda. La cosa interessante è vedere che appunto c'erano altri spinner, non ero soli, c'erano altri pescatori che pescavano con esche artificiali. Il mio amico stava alternando long jerk, gomme, esche appunto differenti, poi c'era un altro ragazzo che
stava pescando a galla, stava pescando con un popper, e un altro ragazzo ancora che stava pescando con mi sembra un grosso minno palettato da una decina di centimetri. Ora non ricordo bene perché ho dato giusto un'occhiata, ma mi era sembrato si fosse trattato di un minno va fondante. Quindi 4 esche artificiali in acqua con caratteristiche completamente diverse. Alla fine io ho provato il Deep Walker affondante, in questo caso la versione da 50 grammi, perché non utilizzavo quella da 39 che a parer mio è più efficace se volete dedicarvi alla pesca del barracuda. Utilizzavo quella da 50 grammi semplicemente perché era una serata ventosa, prima di tutto c'era un vento, c'erano delle raffiche di vento abbastanza importanti che andavano a inficiare, come posso dire, a disturbare l'azione di recupero, ma soprattutto era una banchina portuale, sarò stato a circa un 3,5 metri di altezza, quindi insomma dovevo cercare appunto di utilizzare esche leggermente più pesanti per avere un miglior controllo, e il 50 grammi in questa situazione risultava essere sicuramente più indicato rispetto a quello da 39 grammi. Quindi adesso andiamo a vedere appunto l'azione di pesca. Lancio, faccio scendere il Deep Walker alla profondità desiderata. In questo caso potevo fare toccare al Deep Walker il fondale perché era fondale completamente sabbioso, al limite con qualche chiazza di posidonia, ma nessun pericolo per eventuali incagli. Tenetelo sempre a mente questa cosa: se il vostro porto ha un fondale sabbioso, potete tranquillamente farlo scendere a toccare il fondo. Se invece sapete che un fondale composto da rocce, o magari ci sono delle cime, dei relitti, delle barche affondate, insomma qualsiasi cosa che può presentare un pericolo di incaglio, beh, in quel caso fate molta attenzione, magari cercate di stoppare qualche metro prima. Dopodiché, una volta appunto raggiunta la profondità desiderata, iniziavo questo recupero, come potete vedere recupero piuttosto lento, con qualche gercatina, e a un certo punto, boom, arriva la botta. Barracuda. Barracuda discreto, barracuda di buona taglia, che sono andato poi a rilasciare, anche perché niente, poi me ne sono andato a mangiare un hamburger delizioso, e quindi niente, l'ho mollato, e boh, speriamo che se la sia cavata e abbia condotto ancora una vita felice. Quindi ragazzi, questo è quanto, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Io vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, mi raccomando, like sotto al video se il video è stato di vostro gradimento, in modo da supportare il canale. Con questo direi che posso concludere qua, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, un grosso bacio, un abbraccio, statemi bene, alla prossima.